Sono terrorizzato non solo per le review, ma perché ho provato a contattare la proprietà più volte e non mi hanno ancora risposto. Mi voglio una camera pulita, insonorizzata. Loro sono dei capelli con una buccia di arancia. Tutta la notte le auto. Pulita, insonorizzata, con un bagno mio pulito. Asciugamano sporco, ragazzi. Senza rotella. Questo ci scalderà. Colonna mobile. Attacchiamo qui. Sento rumore. C'è qualcosa che gocciola. Water inside the room. Caduta lì. Benvenuti al The Hidden Pub per una nuova avventura, un nuovo viaggio, questa volta a Londra. Sì, da come avete capito dalla sceneggiata dell'ombrello, non è finita bene, ma soprattutto l'avete capito dalla copertina del video. Allora, introduciamo un nuovo format che a me non piace, perché lo devo vivere io e non voi. Voi ridete, ma io non ho riso molto, che consiste nell'andare nel peggior hotel di, in questo caso Londra, per poi lasciare però una review positiva a 5 stelle ma onesta, quindi cercare gli aspetti positivi ovviamente di quell'hotel. La cosa non è finita assolutamente bene, anche se era la prima che facevamo. Prima di lasciarvi al video vi dico, vi chiedo già di lasciare il like e un commento, magari commentate, perché sapete l'algoritmo ha bisogno ovviamente di commenti, altrimenti il video non viaggia nell'etere, e lasciate un commento, magari scrivete la cosa che a voi avrebbe dato più fastidio nel vivere quell'esperienza che ho vissuto io. Lasciate il like e iscrivetevi al canale, altrimenti non ci vedremo più. Sapete, pubblico poco, quindi è bene attivare la campanellina perché altrimenti non sarete aggiornati, non è che esce un video ogni settimana. Abbiamo tantissimo materiale girato in questi anni, sapete io viaggio tanto e ho tanto materiale anche su locali segreti, anche non comico, anche materiale serio. Che dire, allora è giunto il momento di vivere assieme questa avventura, dai, vediamocela assieme. Vai. Allora, siamo fuori della fermata della metro di Highbury, Islington, e l'alloggio dovrebbe essere in quella zona, in quella direzione. Sono terrorizzato non solo per le review, ma perché ho provato a contattare la proprietà più volte e non mi hanno ancora risposto. Morale della favola, non so ancora come entrare. Di solito ti danno un codice per accedere o la chiave. Mi hanno chiesto a che ora arrivavo, gliel'ho detto, quindi ora niente, andiamo e speriamo bene. Sono terrorizzato, io allora ho fatto il militare, ho girato l'Europa anche campeggiando, però ultimamente preferisco, anche gli ultimi lavori che ho fatto, insomma, ho iniziato sempre a girare in hotel di un certo tipo, non particolarmente lussuosi, ma voglio una camera pulita, insonorizzata, in un bel posto e con un bagno mio pulito, privato. Qua io non lo so, abbiamo prenotato una camera con bagno privato, ma dalle review, ragazzi, mi aspetto di tutto, quindi non so dove andremo a parare. Siamo in attesa del codice. Allora, c'erano anche altre persone, altri italiani, degli spagnoli che aspettavano il codice, sono andati via, hanno detto che erano venuti anche stamattina, quindi già non si parte bene. È qui. Già, fatica a trovarlo, poi il numero 81. Niente, aspettiamo e quando arriverà entreremo e sono terrorizzato. Chi me l'ha fatto fare? One eternity later. Arrivato, stavamo andando in quella direzione in cerca di un locale, è arrivato intanto il codice. Allora, seguiamo le istruzioni. Sì. Non far vedere il codice. Ok. Già. L'inizio. Allora, come tutte le case inglesi vecchie. Però vabbè, questo ci sta, ho vissuto in tantissimi alloggi a Londra e anche costosi, sono sempre scrausi. La moquette ovviamente per terra al massimo 12 anni. Allora devo raggiungere la stanza numero 1. A 1 era proprio, d'altronde era 1, era prima. Qui ho l'altro codice. La verità. Allora, stacchiamo qui
Sento rumore. C'è qualcosa che gocciola, ci rivediamo tra un attimo. Oh, ma ci saranno a più il culo questi? No! Non so se ridere o se piangere. Allora io ho contattato viene giù acqua, ok? È tutto allagato per terra, abbiamo messo gli asciugamani, stracci, c'era uno straccio. Sto cercando di contattare la struttura. Room number 1, yeah. There is water inside the room. The water is falling from the top. There is water everywhere. Ok? Cautela. Allora, dicono di inviargli delle foto e un video. Con le foto e il video asciughiamo. Abbiamo messo tutti gli asciugamani e stiamo tamponando, poi vi faccio vedere con calma. Ora io provo a vedere da dove proviene il problema, non possiamo filmarlo, secondo me è una stanza privata, deve esserci un bagno, ma siccome di sopra i bagni sono pubblici ho la vaga idea che sia un bagno esterno che io posso raggiungere, quindi provo a risolvere e poi ci rivediamo, dai. One eternity later. Allora, è passato tempo, ho risolto il problema, appena siamo entrati c'era acqua, effettivamente, attenzione che è tutto bagnato, veniva giù da qua, tuttora viene giù da qua. Allora, abbiamo messo questo a crocco, che non funziona ancora benissimo, ok. Ho anche risolto il problema, sono andato al piano di sopra, dove ci sono i bagni comuni, qualche idiota ha lasciato un lavandino aperto che gocciolava fuori, ha allagato il bagno e l'acqua ha trovato una via di fuga qui. Dobbiamo ancora asciugare. Il livello pulizia non è il massimo, direi pure che è il minimo. C'è questo grande divano letto. Io mi sono tolto le scarpe perché a casa tolgo sempre le scarpe, però mi sa che è più sporco, forse era meglio tenerle, forse è più igienico tenerle. Aspetta, mi metto almeno le ciabatte. Questo è l'ambiente, non è proprio come nelle foto, sinceramente. È un po' tutto così, tutto vecchio, aperto, bucato. Il freddo che entra è notevole, l'isolamento non esiste, però abbiamo una bella vista sulla via, quindi ora mi concentrai sulla bella vista sulla via per dare una review positiva e sul fatto che siamo a 2 minuti dalla metro. Ci sono anche dei bei localini, poi sta veduta è bella, quindi il problema è che il letto è là sopra, non è fatto, ma questi sono dettagli, adesso non possiamo concentrarci, e per raggiungerlo ci vuole un imbrago da tetto almeno e una buona esperienza di arrampicata. Eccolo qua. Loro sono dei capelli con una buccia di arancia. Io non ho i capelli, ma soprattutto non ho mangiato la buccia di arancia, quindi anche lì ci sono i capelli. Allora questo sto cercando, questo è il mio termosifone senza rotella, questo è quello con cui scalderemo. Era freddo e non capivo come si scaldasse qua dentro, poi ho capito, nascosto là dietro c'era il termosifone. Così. Questo ci scalderà. Ok, per il momento la colonna regge, quindi passiamo a leggere le review. Allora, leggo alcune delle review che hanno portato a uno dei peggiori giudizi di tutta Londra. Poi i giudizi variano, adesso quello al momento in cui abbiamo scelto di fare questo video. Abbiamo escluso gli ostelli, che però hanno review comunque decisamente migliori. Un italiano dice: Zinelli, basterebbe poco per raggiungere la sufficienza. 3. Camera piccola, finestra piccola non apribile, lavandino micro, rubinetto difettoso. Poi vi facciamo vedere il bagno perché no, la finestra è grande però, quindi anzi io darei una bella review positiva. Poi abbiamo un'Ucraina. C'è vedi traduzione. 4. Il soggiorno non è stato confortevole. Non c'era il bollitore. Vabbè, c'era il bollitore. Allora c'è comunque, c'è il bollitore. Promesso con tazze e nessun modo per riscaldare il cibo, ma non c'è il microonde, quindi vedi che queste review sono tutte... è bella, dai, sta bene. Nessun asciugacapelli, non mi lamenterò per questo. Lea, deludente, 4.
Communication with the host was terrible. I didn't get the room I booked. Noisy. Sì, in effetti, ok, rumore c'è, ma siamo su una via principale, non possiamo lamentarci per queste cose. Ragazzi, dai, se non prendi sulle vie principali, vai fuori, in campagna. Poi abbiamo un bell'uno. Allora, positivo, la posizione. Negativo. Niente da apprezzare, il problema è stato comunicato ad Emily, ma non è stato fatto nulla a riguardo, non so qual è il problema, la posizione, ma non è un problema. Estremamente antigenico. L'igiene nei bagni e nei servizi igienici è inumano. Capelli e bucce d'arancia potrebbero contribuire a questo giudizio. Impossibile utilizzarli, non credo che siano mai stati puliti correttamente. Allora, però anche voi, quando venite... Fermo, resta là, wait. Quando io vado in un paese straniero, tipo l'Inghilterra, mi munisco di questo. Vai al supermercato, ti compri il disinfettante, io ho spruzzato tutto. Problem, figure out. Quanti problemi. Gli asciugamani sono sparsi per terra anche nei lavandini. Vabbè, finché sono i lavandini. Anche nello spazio comune, con la quantità di ospiti nelle camere, o il numero dei bagni doveva essere maggiore, o la pulizia della casa dovrebbe essere... Allora, noi abbiamo il bagno privato, ecco, se voi poveri vi prendete le camere col bagno condiviso per risparmiare 3 pound, capisco però, Immaginate di arrivare dopo una lunga giornata fuori in bagni del genere. Le pentole avevano la roba addosso. La roba addosso. Qualcuno ci ha persino rubato le pantofole dalla porta della nostra camera. Sono state belle. Poi abbiamo un bel 3. I bagni erano fuori uso e sporchi. La nostra camera si affacciava sulla strada e di notte era molto rumorosa. Vabbè, ma se la strada è rumorosa, però, ragazzi, non è che possiamo giudicare. Un 8. Location eccellenta. Però poi c'è un 1. Quest'uno è bello, cazzo, questo è lungo, Questo non lo leggo perché devo ancora dormire, preferirei evitare di leggere quello che c'è scritto qui. Comunque, io vi leggo solo una parte, che è: poi le strutture sono orribili, sporche, vecchie, poco curate e trascurate, sporco, a volte senza carta nei bagni, poca pressione dell'acqua, qua la pressione c'era, è arrivata fin qua. L'ultima notte abbiamo trovato uno scarafaggio nella stanza. Cuscini e cuscini con odore. Ok, basta. Vabbè, allora adesso vi faccio vedere il bagno. Io ci ho già anche messo lo spazzolino, però mi sono un po' pentito in effetti. Ho disinfettato tutto comunque. Allora, se riusciamo a passare le barriere, gli ostacoli e gli allagamenti... La porta si trascina ai capelli, guardate. Ha lasciato... Interessante. Eccolo qua, benvenuti nel nostro bagno. Doccia completa. Voglio una musichetta con colonna mobile. Mobile perché proprio si muove. Lavandino, ecco, io una cosa che odio in Inghilterra è il lavandino. Qui c'è l'acqua fredda, ghiacciata, qui c'è quella bollente che ti ustiona. Uno come cavolo fa a lavarsi le mani? Cioè, secondo loro, come fai? Dovresti riempire il lavandino, poi finisce anche l'acqua. Ah, se ne apre una si spegne l'altra, però è carino perché sono comunicanti. Però c'è l'asciugamano sporco, ragazzi. Ok. C'è la carta igienica, ci sono gli asciugamani, cioè non possiamo lamentarci troppo. Io direi che per il tour introduttivo la ventola funziona, il tour introduttivo può essere sufficiente, poi ceno, andrò a letto e ci vediamo questa sera o domani mattina al risveglio. Mamma mia. Aspetta, devo stare attento. Oh. Allora, non so se sentite il rumore, no, non sentite perché c'ho il microfono. Allora, era caldo. Però è come dormire in mezzo a un'autostrada praticamente. Distrutto. Adesso devo stare attento, l'ultimo grande step è scendere dalla scala. Ecco, rimane qua, però la scala così ti confonde. La tendenza a uccidersi. Qualcuno ha dimenticato la luce accesa. Bene, sta così.
un impegno. Ora immaginate se per caso di notte vi viene sete, non avete l'acqua, o se per caso di notte dovete andare in bagno, che è la via, cioè col paracadute ci va. Però tutto questo va visto con un occhio positivo, cioè ti fa fare sport. In che senso? Allora, tutto sommato termosifone era sta robetta piccola, non c'è un riscaldamento vero, però non, cioè, bene, non era freddo, quindi sinceramente un po' squallida sta cosa, c'ho l'idea magari ti crea l'ansia di morire di freddo, invece no, anche perché si dorme sopra. La scala è pericolosa? Sì, stando attenti, no dai, cioè in Africa ho visto cose peggiori, non so se sentite. Forse no, perché c'è la riduzione del rumore, tutta la notte le auto, perché siamo in centro e la finestra ora sta sentendo un freddo, non entra. Questo forse può essere un difetto. Positivamente, come possiamo vedere, che vivi un'esperienza cittadina a 360 gradi. Comunque, qui visto che è pieno di negozi e baretti, colazione e poi facciamo la nostra review. Allora, vabbè, a parte il problema che se chiedi in caffè ti fa una tazza, minestrone praticamente. Comunque, allora, punti deboli della struttura e per cui riconosco questi giudizi, non era pulitissima, però attenzione, a Londra, soprattutto se sei in zone centrali, nelle vecchie case, non è che curino tanto la pulizia in genere, a me è capitato anche pulizia scadente in quartieri anche ricchi, in hotel da 300 pound a notte, quindi scadente, beh certo era pulito, però se spostavi il letto dietro no, quindi insomma, rumore, noisy, sì, lo confermo effettivamente. Tutto vecchio e rotto? Sì, doccia. Ok, l'acqua che veniva giù al soffitto, ora, però vabbè, questo era segnato, cioè si vedeva che infiltrava spesso, quindi più di una volta qualcuno deve aver lasciato il lavandino di sopra aperto, cadeva, che non è la prima volta, però quella effettivamente è disattenzione, è colpa della gente di sopra che lascia il rubinetto aperto e se ne va via. Quindi adesso noi dobbiamo preparare la nostra recensione, ma la facciamo al pub, quindi rientriamo subito in Italia e facciamo la nostra review onesta, ma non negativa. Eccoci tornati al pub per scrivere questa recensione. Allora, come avete visto, ora ridiamo e scherziamo, ma vi assicuro che per me è stata una cosa durissima. Chi mi conosce, insomma, io ci tengo molto, soprattutto al pulito. Va bene, allora, concentriamoci sugli aspetti positivi. Posizione perfetta per muoversi rapidamente nel centro di Londra. Eravamo veramente in una posizione incredibile dove effettivamente gli hotel costano tantissimo, quindi la posizione ci sta, e per giunta non solo la posizione ma anche a pochi passi, anzi lo aggiungiamo anche a pochi passi dalla metro. Stanza spaziosa con bella vista sulla città. La cucina è molto utile per scaldare il cibo già pronto o per preparare una cenetta molto semplice. Il quartiere è ricco di negozi, locali etnici e bar. Ok ragazzi, che dite? Ci siamo, no? Io direi che questa recensione può meritare sicuramente 5 stelle. Quindi, che dire, ora la pubblichiamo e il nostro peggior hotel di Londra si è conquistato 5 stelle da The Hidden Pub. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, allora vi ricordo sempre di lasciare like, di commentare, è molto importante, questo ne è sempre ripetuto, diciamo un po' il ricambio, no? Avete visto il video gratuitamente, in cambio io lo faccio sempre su YouTube, lascio sempre i like per sostenere, lo trovo importante. Il commento anche serve.
Se vi è piaciuto e raggiungiamo un determinato numero di like, non ho la più pallida idea di quanti, perché in realtà non vorrei rifare una cosa del genere, quindi se volete torturarmi lasciate i like e mandatemi da qualche altra parte, ne avremo già adocchiati un paio, uno a Vienna, perché dovremmo essere là in zona per lavoro prossimamente. Quindi che dire, ci vediamo al prossimo video, seguiteci anche su Instagram dove postiamo anche qualche storia, qualche curiosità in più, e alla prossima, sempre qui al The Hidden Pub. Razor shave his belly with a rusty razor.